tu non sei la tua patologia. Questo video è di fondamentale importanza per me ed è un po' un allarme perché sempre più persone vengono da me in questo mondo folle e sono totalmente identificate in quello che gli hanno fatto credere di essere. Ormai le patologie sono messe addosso come delle etichette, come se nulla fosse. Ho un figlio che ha fatto le elementari, poi le medie in scuole italiane e ho osservato delle assurdità incredibili. Quindi bambini che alle elementari avevano questa patologia, questa problematica, disturbo di qua, disturbo di là, disturbo di questo, disturbo di quell'altro. Queste etichette che vengono messe addosso vanno a creare un'identità finta, un'identità che non ha niente a che vedere con ciò che noi realmente siamo. Tu non sei nulla di tutto ciò che ti hanno fatto credere di essere. Tu non sei le tue credenze, tu non sei i tuoi valori, tu non sei neanche questo corpo e soprattutto tu non sei la tua malattia. E ancora più indietro, molto probabilmente non hai neanche davvero quella malattia che ti dicono di avere. Il mio compito è condividere consapevolezza e non posso stare zitta quando sento un qualcosa, non farebbe parte del mio sentire. Purtroppo negli ultimi anni il farmaco più venduto è stato lo psicofarmaco e purtroppo vendono queste droghe come delle caramelle. Le persone vengono da me e mi dicono che magari stanno prendendo quelle sostanze, cerco di essere gentile, da 15 anni, da 10 anni, da un anno. Gli psicofarmaci sono un'altra dipendenza. Dico un'altra perché proprio di recente ho fatto un video sulla dipendenza dai dispositivi, se non l'hai visto vallo a vedere, lo trovi sul mio canale YouTube appena pubblicato. E un'altra grande dipendenza è la dipendenza dai farmaci. È una dipendenza ed è un'altra illusione, perché tu non puoi curare nulla con qualcosa di esterno se non curi l'interno. E questo non lo dico io, lo diceva Platone. E ne approfitto proprio per leggerti una sua affermazione. Platone, che nei libri di scuola è stato tanto studiato, ma alla fine spesso si dimentica di dire che era un grande maestro illuminato. E dice: non dovresti curare gli occhi senza curare la testa, o la testa senza curare il corpo. Così anche non dovresti curare il corpo senza curare l'anima. Questo è il motivo per cui la cura di molte malattie è sconosciuta ai medici, perché sono ignoranti nei confronti del tutto che anch'esso dovrebbe essere studiato, dal momento che una parte specifica del corpo non potrà star bene a meno che non stia bene il tutto. Questo è un qualcosa di potentissimo e importantissimo che purtroppo ad oggi la medicina tradizionale ha omesso, o meglio dimenticato volutamente o involutamente, diciamo. Rimaniamo sempre sul linguaggio ambiguo. Ecco, quindi appello soprattutto ai giovani, perché i giovani purtroppo da queste etichette vengono rovinate. Ragazzini che soltanto perché non hanno voglia di alimentarsi come la gente si alimenta, cioè in maniera folle, vengono etichettati come anoressici, come problematici, e mangi troppo poco e ho un problema. Tu non sei quel problema. Non è detto neanche che tu sia anoressico, perché poi bisogna vedere chi ti dice questo, e magari te lo dice una persona che mangia cibo spazzatura, che si nutre in un modo non sano. E questo video potrebbe essere tanto polemizzato. Il problema è che la società in cui viviamo è malata. Viviamo in una società folle,
dove le persone mangiano più del dovuto e poi si ammalano perché mangiano un cibo che non è il loro, dove le persone vivono nella frenesia costante, dove le persone vivono senza ascoltarsi, completamente pilotati da una sorta di pilota automatico, completamente succubi di continue manipolazioni, di continue induzioni, di continui condizionamenti. E le persone che dormono pensano che questo sia normale, pensano che sia normale nel quotidiano, in giovane età prendere farmaci, pensano che sia normale non essere uguale a tutta la massa. E se un bambino è un attimo fuori dal gregge, etichetta, sei un problematico, sei fuori dalla società, non vai bene al sistema. Il punto è che la libertà, la consapevolezza, il risveglio sta dall'altra parte. E tu non hai bisogno della maggior parte delle cose che ti fanno credere di aver bisogno. Tu non hai bisogno di tutto il cibo che ti fanno credere di aver bisogno. Tu non hai bisogno di tonnellate di farmaci che la gente annualmente prende. Tu non hai bisogno di uno psicofarmaco per ritrovare il sorriso o per uscire dalla depressione. Hai bisogno di lavorare su di te. Hai bisogno di fare un lavoro profondo su di te, non da solo, ovviamente ci vuole una guida. Quindi questo video non è un ok, allora butto all'aria quello che la medicina tradizionale mi dice e inizio a lavorare a caso su di me. No, ci vuole una guida, devi essere seguito da un professionista, devi essere seguito seriamente, andare in profondità e impegnarti più che mai nel lavoro su di te. Ma nulla di esterno ti può guarire da qualcosa che non hai sistemato all'interno. E qualunque malattia parte da una guarigione interna. Louise Hay, non so se sai di chi sto parlando, Louise Hay è stata una fantastica donna che ha lasciato il corpo pochi anni fa, all'età di più di 90 anni, ed è stata colei che ha portato il pensiero positivo in America anni fa, e lei è guarita ad esempio da un tumore semplicemente neanche tanto attraverso il potere del suo pensiero, attraverso il potere del suo credere. Questo non vuol dire che se tu adesso pensi positivo guarisci da ogni cosa. Mi raccomando, non distorcere quello che sto dicendo. Quello che voglio dirti è che se tu cambi i tuoi pensieri, cambi la tua vibrazione, cambi tutto ciò che è all'interno, anche l'esterno e il corpo di conseguenza cambia. Ma se tu sei identificata o identificato in io sono questa persona che ho questa patologia, che ho questo problema, che ho questa malattia, che ho questa dipendenza, tu non potrai mai liberarti da questa cosa, perché tu credi di essere quello. E se tu credi di essere quello, come puoi liberartene? Vorrebbe dire il perdere la tua identità. E per l'ego l'identità è la cosa più importante. Altra cosa, qual è il beneficio secondario della tua malattia, della tua problematica, della tua patologia? Nulla arriva per caso. E come dice anche la Bibbia, tutto ciò che ti arriva è sempre rivolto al bene. Tutto ciò che ti arriva è sempre per il tuo bene. Il punto è che nella maggior parte dei casi non è detto che sia per il bene del tuo ego, a meno che tu non sei già andato oltre tante dinamiche. Perché quando arrivi oltre determinate dinamiche, allora non hai più bisogno di sofferenza per evolvere, ma finché non fai determinati salti, la sofferenza compresa ti aiuta ad evolvere, compresa, non vissuta. Che differenza c'è? La sofferenza ci fa evolvere quando la comprendiamo, non quando la subiamo. Cioè, se io vivo da vittima e dico io sono questa persona che ho questa patologia, che ho questa problematica, che sono anoressica, che ho questa malattia e così via, io sono una vittima di questa malattia. Sono una vittima, sono succube, sono dormiente. Ma se io inizio a dire
io ho creato questa cosa, già lì smuove tantissimo, perché l'ego dice, che cavolo dici? Io figurati se ho creato questo dolore, figurati se io ho creato questa sofferenza. E se invece l'avessi creato tu? Se l'avessi creato tu, perché l'hai creato? Poniti il dubbio che questa non sia soltanto follia. Se tu avessi creato quella dipendenza, se tu avessi creato quella malattia, se tu avessi creato quella patologia, perché l'hai creata? E magari potrebbe uscire fuori che grazie a quella patologia hai delle attenzioni che se no non avresti avuto, che grazie a quella patologia sei riuscito a tenerti una persona vicina che se no non c'era, che grazie a quella patologia ti sei risvegliato, che grazie a quella problematica sei riuscito ad andare oltre, hai rotto degli schemi, hai cambiato delle abitudini, che grazie a quella patologia hai bruciato del karma, di errori passati, di male che hai fatto. E se fosse così? Poniti il dubbio. Se fosse così, perché l'hai creata? La malattia, la patologia. Intanto, in primis, dobbiamo chiederci, è vero che ce l'ho oppure non è vero che ce l'ho? Perché questo è il punto principale, perché, ripeto, ci sono delle patologie che abbiamo perché la nostra anima ha scelto di sperimentarle e ci sono delle patologie che non abbiamo ma ci fanno credere che abbiamo per manipolarci, perché più una persona è nella paura e meglio è per chi vuole averne il controllo. E qui parlo in piccolo da un punto di vista di famiglia. Pensiamo al narcisista che dice alla moglie che è una pazza. Certo, perché se lei crede di essere una pazza è più debole e continua a stare sotto di lui. E pensiamola più in grande. Se c'è una nazione, per chi è al potere è molto più comodo avere delle persone nella paura, che vivono da vittime e che hanno paura di ogni cosa. Se la vediamo da un punto di vista farmaceutico, avere delle rendite automatiche è perfetto. È il business migliore. Quindi perché far morire una persona? Perché lasciarla sana? È meglio che sia un malato cronico. Ne sapete qualcosa? Vi è mai capitato di sentire di persone che prendono farmaci da anni? O che per ogni pelo che gli tira, come dice mia mamma, prendono un farmaco? Quella è una rendita automatica. Quindi in primis dobbiamo chiederci, ho davvero questa patologia o a qualcuno conviene che io ce l'abbia? E purtroppo sono attaccate le anime più sensibili, dalle droghe, da quella che possiamo etichettare cattiva compagnia, cattiva strada, e anche da queste etichette di patologie. Sono attaccate le anime più sensibili, perché le pecore, che sono tutte insieme, vanno già bene così, non c'è neanche bisogno di consigliargli cose, di dargli restrizioni, di mettergli in qualche modo delle sostanze all'interno. Ma chi è un po' oltre va rimesso nel gregge. E quindi che cosa succede? Che magari chi è un po' oltre, chi è un po' più sensibile, è proprio chi riceve queste etichette. Quindi in primis chiediti, ho davvero questa patologia? O forse non ce l'ho e mi hanno fatto credere di averla, per indebolire il mio potere interiore, per abbassare la mia luce? E se la risposta è la seconda, liberatene, lavora su di te. Esci da tutto questo, soprattutto se sei giovane, non devastare la tua vita, perché purtroppo certi farmaci o psicofarmaci sono peggio di droghe pesanti, perché te li fanno passare come normali e ti levano sempre di più dallo stato di coscienza, ti allontanano sempre di più dal tuo stato vigile, presente, dalla tua lucidità, dalla tua connessione con la tua parte più profonda, tappano i canali
e ti fanno entrare sempre di più in uno stato di zombie, di meba. Escine, non da solo, non a caso, mi raccomando, con una guida, o se no vai proprio da uno specialista, da un professionista, da un medico, se ti fidi ancora della medicina tradizionale, e spieghi che vuoi levarti da questa cosa, come fare. Se trovi un buon medico, perché ce ne sono anche tanti, ti aiuterà ad uscire da questa cosa. Se noti che quel medico insiste e vuole continuare a far sì che tu continui a prendere quelle sostanze, le cose sono due: o sei una rendita automatica o è anche lui una vittima del sistema. Una volta che hai compreso che la tua patologia e la tua malattia è davvero qualcosa che in questo momento stai sperimentando, la domanda successiva da farti è: come mai l'ho creata? Come mai l'ho attratta? Vai a vederti altri miei video dove parlo proprio della malattia da un punto di vista dell'anima. Perché l'ho attratta? Leggiti il libro di Metamedicina. Ogni sintomo è un messaggio, dal piccolo raffreddore alla più grande malattia. Ogni sintomo vuole dirti qualcosa, e a volte l'anima non sa più come cavolo parlarti e usa il corpo perché è l'unico mezzo per farti capire qualcosa. Se tu non ascolti la tua parte più profonda, lei deve comunicare con te in qualche modo, e lo fa quotidianamente attraverso dei messaggi, e magari vai fuori strada, ti fa perdere del denaro e così via. Ma se poi tu non la capisci, l'anima in qualche modo vuole farti evolvere, vuole farti fare dei salti, vuole farti cambiare delle cose, vuole farti andare verso la luce. E cosa fa? A volte utilizza una malattia per farti passare dal buio alla luce, con la speranza che tu finalmente la capisca. E chi crea questo sei sempre tu. Quindi prova proprio a chiederti perché l'ho creata e qual è il beneficio secondario. Qual è il beneficio? Perché la malattia e la patologia è come un postino che bussa alla porta. Bussa, ti dà un pacco. Se tu lo prendi e leggi il messaggio e accetti il pacco, allora il postino non ha più motivo di tornare a bussare. Ma se tu quel pacco non lo prendi e non lo leggi, il postino ogni giorno continua a venire a bussarti alla porta. E la stessa cosa è la malattia. Se tu non la comprendi, se tu non leggi il messaggio, quella malattia continua ad essere presente. Ma nel momento in cui tu la comprendi, quel messaggio non ha più bisogno di esserci. Nel momento in cui la comprendi e segui anche quello che è il messaggio. Perché è ovvio che se ogni volta che vedi quella persona ti viene mal di schiena e tu capisci e dici perché effettivamente mi appesantisce, e poi continui a vedere quella persona, non è che il messaggio se ne va, anzi ancora peggio, perché sei cosciente e nonostante tu sia cosciente continui a attuare quella dinamica. Quindi sii cosciente e attua degli atteggiamenti diversi. Un'altra cosa molto importante è il non identificarsi nel corpo. Tu non sei il corpo, non sei quella malattia, non sei quella patologia, e se a livello karmico tu devi sperimentare questa cosa, perché per la tua anima è perfetto così, e magari tu a livello cosciente ti analizzi e non riesci a capire, o magari mi dici: sì, va bene, ma ci sono dei bambini che appena nati hanno una malattia, che appena nati hanno una sofferenza. Perché? Perché noi non siamo questo corpo, noi non siamo questa vita. L'anima ha un lungo percorso ed è un percorso ciclico, e finché siamo nel samsara, in questo gioco di Maya, gioco di illusioni, a volte abbiamo bisogno di sperimentare una cosa, a volte ne sperimentiamo un'altra, ma fondamentalmente ciò che davvero noi siamo non può essere toccata. Ciò che davvero è la nostra anima, ciò che davvero è la nostra parte più profonda, non può essere toccata. Può essere spenta, può essere addormentata, può essere ipnotizzata attraverso determinate sostanze. Ma nel momento in cui lasci il corpo, l'anima
continua il suo percorso. Al massimo sei stato una vita a fare delle esperienze che potevi accelerare e hai preferito non accelerare ed è stato perfetto così. Ma come fai tu a sapere che cosa è davvero giusto per te? E questo lo puoi vedere nella vita, nel quotidiano. Pensa al tuo passato, magari una relazione che in passato è finita, in quel momento ti stava facendo del male, ma ad oggi dici, cavolo, meno male che è finita. In quel momento avresti fatto di tutto per portare avanti quella relazione, non sapevi che cosa era bene per te. Come fai a sapere che cosa è bene per te? Come fai a sapere che per te è sbagliato avere una patologia? Se sei identificato con il corpo, sicuramente sì, è sbagliato, è una sofferenza, perché devo averla. Ma se sei identificato con l'anima, tutto cambia, l'approccio cambia completamente, perché sai che non a caso ti è arrivata quella cosa e sai che quella cosa che ti è arrivata per un disegno molto più grande. Cerca di comprendere anche solo che in minima parte quel disegno e accoglilo, accettalo. Poi, se senti che è un qualcosa che tu puoi trasformare, ad esempio, il bambino che sa che la mamma gli dà attenzioni soltanto quando ha la febbre, sarà sempre malaticcio. Se quando ho la febbre mamma mi fa le coccole e quando non ho la febbre e sto bene mamma prende e va a farsi lo spritz con le amiche, cosa vuoi che farò? Sarò malaticcio con la febbre. Se tu comprendi uno schema del genere, rompi lo schema. Da mamma in questo caso, dagli attenzioni anche quando sta bene, cosa importantissima tra l'altro da fare ai bambini. E da bambino o da bambino cresciuto vedi lo schema e vai oltre. Di a te stesso, non ho bisogno di giochetti per ricevere attenzioni. Chi vuole darmele sarà fortunato ad avermi vicino e chi non vuole darmele va bene lo stesso. Mi do io le attenzioni che non ho ricevuto, mi do io l'amore che non ho ricevuto, mi do io la cura che non ho ricevuto. Non ho più bisogno di chiederla all'esterno. Ci penso io a me. Se non ci pensi te a te, chi può pensarci? Se invece senti che questa malattia, che questa patologia è un qualcosa di più grande, di inspiegabile, che fatichi a collegare, allora cerca proprio di accettarla così com'è. Ricordati il detto Tommaso che se non vede non ci mette il naso. Non facciamo i Tommasi. La fede è ben oltre questo. È il dire ok, anche se non capisco perché ho questa cosa, mi affido, mi fido. So che evidentemente, anche se non lo capisco, c'è qualcosa di perfetto e evidentemente per me questo è perfetto per la mia evoluzione. Cosa sto imparando? Qual è il dono di questa patologia? Qual è il dono di questa malattia? Prova a chiedertelo. Quindi i passaggi più importanti: intanto chiediti se veramente ce l'hai o se in realtà non ti hanno solo fatto credere di avercela, che è la parte più importante. Se non riesci a farlo da solo, fatti guidare. Io e il mio compagno seguiamo tante persone che sono uscite da dipendenze, che sono uscite da uso di sostanze, che si sono liberate sotto tanti punti di vista. Seconda cosa, una volta che comprendi la malattia, comprendi il beneficio secondario, cosa ti sta insegnando, qual è il dono e perché l'hai creata. Terza cosa, se senti che è un qualcosa che viene da più indietro, vite passate, qualcosa di karmico, accettala. Anche se non è facile, accettala, accoglila
e guardati da un punto di vista dell'anima, avvicinati sempre di più alla spiritualità, a ciò che realmente sei, a ciò che non può essere toccato da niente e da nessuno. E allora capirai che magari in questa incarnazione devi sperimentare queste cose, ma tu non sei niente di tutto ciò. E quello che stai sperimentando oggi non è detto che tu lo debba sperimentare domani. Non attaccarti a quelle etichette che ti fanno mettere addosso. Tu non sei quella cosa, tu non sei quella patologia, non sei quella malattia. Se tu hai il diabete e sei quella persona che ha il diabete, non può andare via. Ma se tu inizi a comprendere il messaggio, a comprendere il perché l'hai creata, a comprendere il beneficio secondario, e inizi a dire a te stesso, ok, fino ad oggi ho sperimentato questa cosa, mi serve ancora? Il diabete è legato all'affettività, all'affetto. Ho ancora bisogno di questa cosa per ricevere affetto? Sì, no. Se la risposta è no, inizia a pensare che è un qualcosa che hai sperimentato, ma che domani puoi sperimentare dell'altro. Guardati i video di Louis Hay, ti metto qualcosa qua sotto, guarda nella descrizione. Guardati i video di Louis Hay che è stato un grande esempio. Guardati il mio video dove ti parlo di come sono uscita dall'endometriosi ad esempio, che è una cosa leggera ma comunque è stato un insegnamento importante. Documentati, poniti il dubbio, prendi con le pinze quello che ti dico, non credere ad una sola parola di quello che ti dico, potrai soltanto dire cavolate, poniti il dubbio, perché quando ti poni il dubbio, allora lì ti si può aprire un mondo. Ti mando un abbraccio di luce e ricordati che tutto ciò che sei non può essere toccato, come dice un corso I Miracoli. Tutto ciò che può essere toccato in realtà non è mai esistito.